Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Oggi andremo a continuare la miniserie che sto facendo, dove andremo a vedere quali sono i 5 miner più profittevoli di una certa fascia di prezzo. E oggi andremo a vedere nella fascia di prezzo 5-10 RLT. Per vedere lo scorso video, quindi 0,5 RLT, andate nelle schede, ve lo lascio in alto a destra. Bene, bentornati a tutti e benvenuto per chi fosse nuovo. Oggi continuiamo questa miniserie e vedremo i 5 miner per la precisione più profittevoli nella fascia di prezzo 510 RLT. Ma come al solito, prima di tutto vi invito ad iscrivervi al canale perché è importantissimo, a lasciare un bel like per il supporto e ovviamente vi lascio il link di Rollercoin in descrizione. Tra l'altro, per chi non lo sapesse, ho pubblicato l'applicazione di Rollercoin, applicazione non ufficiale, ma che vi permetterà non solo di navigare in Rollercoin facilmente, ma tra l'altro vi permetterà anche di calcolare i vostri guadagni tramite appunto il calcolatore. In questi giorni uscirà anche il nuovo aggiornamento per i blocchi e tra l'altro vi annuncio già che ci sarà una piccola pagina nuova dove ci sarà la possibilità di vedere tutti gli aggiornamenti minori. Questo perché non conviene fare troppi aggiornamenti ogni volta che Rollercoin cambia qualcosa, dato che cambia tantissime volte e quindi è molto più sensato praticamente fare un grande aggiornamento ogni tot mesi e questo comunque permetterà appunto di non stressare troppo con continui aggiornamenti e quindi in questa pagina ci sarà la possibilità di vedere i micro aggiornamenti e quindi nel caso ci fossero dei cambiamenti di blocco o di minutaggio o cose simili ci sarà tutto scritto e potrete andarlo a consultare facilmente per poi cambiare a vostro piacimento tutti i numeri e comunque i dati. Link ovviamente in descrizione. Quindi, detto questo, partiamo subito col video. Come ho fatto nello scorso video, farò anche in questo, cioè andiamo a vedere dal meno profittevole al più profittevole e andremo a vedere intanto il miner, che potenza ha e ovviamente anche che percentuale di collection ha. Quindi partiamo subito col primo. Il primo miner è il Deep Diver raro. Infatti in questo caso costa 9 RLT.4 circa e ha quasi 70.000 gigahash con addirittura un bonus dello 0,28%. Quindi comunque abbastanza buono e ha un rapporto potenza-prezzo di 7340 GHz, cioè, ve lo spiego subito, ogni RLT che noi andiamo a spendere tramite l'acquisto di questo miner varrà 7340 GHz, che se voi andaste a vedere il vecchio video che ho fatto della fascia 0,5 vedrete che comunque è abbastanza buono, anzi forse in quella fascia non c'era neanche un miner così profittevole. Tra l'altro ha anche una percentuale, ovvero lo 0,28 e quindi questo lo rende ancora più profittevole. Ovviamente i prezzi potrebbero cambiare, molto probabilmente scenderanno ancora, quindi diventeranno ancora più profittevoli alcuni di questi miner, come ad esempio il primo in classifica, però appunto ve lo farò poi vedere dopo. Dopodiché il secondo è sorprendentemente l'Epic Merge Edge. Infatti dona 55.000 circa GHS, quindi gigahash, per un costo di 7,56 RLT e addirittura uno 0,52% di collection. Questo miner è un miner che probabilmente io comprerò perché effettivamente per quanto li ho sempre abbastanza schivati questi miner qua, alla fine costano poco e danno anche una buona percentuale di collection. Quindi per chi fosse, diciamo, ha un buon quantitativo di potenza, aumentare la collection tramite questi miner che costano poco e comunque danno una buona percentuale di collection, effettivamente potrebbe essere molto positivo. E comunque questo, oltre appunto lo 0,52% di bonus, dona anche 7375 gigahash per ogni RLT speso in questo miner ovviamente, quindi un rapporto potenza-prezzo di 7375. Passiamo quindi al terzo. Il terzo è il Dawn to Dusk. Questo miner dona 64.800 gigahash per un prezzo di 8.2 circa RLT. Non dona percentuale
di bonus, però facciamo un salto notevole di rapporto eh, potenza-prezzo. Infatti da 7375 del miner prima passiamo addirittura a 7800. Quindi comunque è abbastanza buono. Tra l'altro, come potete vedere nel grafico, il prezzo sta scendendo vertiginosamente e in solo una settimana è sceso di 4 RLT. Quindi è molto probabile che continuerà a scendere e quindi diventerà sempre più profittevole. Cambiamo adesso, arriviamo al secondo posto per l'Uncommon NUC. Negli ultimi progression event abbiamo avuto moltissimi NUC. Infatti molte persone hanno iniziato a fare il merge e hanno ovviamente anche continuato a venderlo sul marketplace, quello originale, quello livello 1. E infatti il prezzo di questo miner è sceso tantissimo. E infatti possiamo vedere che adesso dona 60.000 GHS un, per un costo di 7.43 RLT, con tra l'altro un bonus anche abbastanza alto, ovvero dello 0.53%. Il rapporto potenza-prezzo è molto alto anche tra l'altro per questa fascia di prezzo, infatti è di 8100 GHz, che è davvero moltissimo, con tra l'altro appunto, ripeto, lo 0.53% di collection. Ed infine, primo posto, abbiamo l'Helipop. L'Helipop è un miner della nuova season che ha visto una progressiva diminuzione di prezzo e infatti questo dona 78.500 GHz per meno di 10 RLT, ovvero 9.555. Questo miner tenderà a diventare sempre meno costoso. Questo perché semplicemente ci saranno sempre più persone che lo venderanno sul marketplace. Quindi con buonissime probabilità questo miner diventerà ancora più profittevole nel lungo termine. Manca poco più di un mese alla fine della season, quindi con buonissime probabilità questo aumenterà ancora notevolmente il proprio valore a livello di potenza-prezzo. Comunque, questo, come ben detto, è il primo posto e ha un rapporto potenza-prezzo di 8125. Come potete vedere ci sono solo 25 GHz di differenza dall'Uncommon NUC, a differenza però di quello precedente non hanno una collection, quindi dati questi numeri io vi consiglierei notevolmente di acquistare l'Uncommon NUC al posto dell'Helipop. Questo perché oltre a costare di meno, dato che costa 7.8 RLT se non erro, a differenza di quasi 10, dona anche lo 0.53% di collection. La differenza ovviamente c'è nel power, infatti la potenza di questo qua è circa 18.000 GHz in più, però ripeto, l'altro ha una collection elevatissima per diciamo il suo costo e quindi secondo me è molto più conveniente l'Uncommon NUC. Quindi diciamo che nella mia scala il più conveniente attualmente non è l'Helipop, ma l'Uncommon NUC. Quindi, detto questo, qui finisce il video. Spero vivamente che vi piaccia questa serie perché a me sinceramente interessa molto. Tanto è un lavoro che farei comunque io di base perché è secondo me il modo migliore per capire quali miner comprare sul marketplace e quindi diciamo che mi fa piacere condividerlo con voi e dare anche diciamo un aiuto a chi è alle prime armi o comunque chi non sa magari come affrontare l'argomento potenza-prezzo dei miner. Quindi grazie mille a tutti per essere stati qui con me, ovviamente vi ricordo di lasciare un bel like e di iscrivervi perché è davvero importantissimo e ovviamente vi ricordo che vi lascio in descrizione la mia applicazione e per chi l'avesse scaricata vi chiederei anche di farmi sapere tramite il Play Store cosa ne pensate, quindi di lasciare un commento e di dare una valutazione all'applicazione perché sarebbe davvero importantissimo per far sì che le persone lo vedano perché Play Store cercherà ovviamente di sponsorizzare le applicazioni con un maggiore rating e quindi ovviamente avere le vostre recensioni è davvero fondamentale. Quindi grazie mille a tutti e ci vediamo ad un prossimo video.